Siamo a Marghera vicino a Mestre per l'inaugurazione della nuova linea produttiva del pan piuma, un pane morbido che è diventato in pochissimi anni leader europeo nella sua categoria. L'azienda, infatti Arte Bianca, è cresciuta molto velocemente dalla fondazione nel 1968 fino a raggiungere oggi i 16 milioni di fatturato. 9 milioni di euro l'investimento per questo impianto assolutamente all'avanguardia e che si avvale di tecnologia totalmente italiana. Oggi Arte Bianca festeggia i suoi primi 50 anni. 50 anni fa l'azienda nasce da un'idea, da un'intuizione di Adriano Anzanello, che inventa quello che poi è diventato il pane per tramezzini, che tutti noi conosciamo come prodotto presente in tutti i supermercati della grande distribuzione italiana. Siamo qui di fronte a un grande cambiamento, un grande passaggio che Arte Bianca sta facendo, che è quello lì di diventare finalmente una vera e propria grande industria a livello nazionale, con un grande investimento che Arte Bianca ha fatto di una nuova linea produttiva dedicata al suo prodotto di punta, il prodotto che più ha inciso nella crescita di Arte Bianca negli ultimi anni e che sta cambiando il panorama dei sostitutivi del pane, che è il pan piuma. E questo prodotto, che negli ultimi 7 anni ha avuto un successo, io posso definirlo enorme, ha trasformato la nostra azienda da un'azienda artigianale ad un'azienda industriale. Siamo passati dai 7 milioni di fatturato che facevamo nel 2011 agli attuali 16, dandoci la necessità assoluta di fare un grande investimento, che è quello che presentiamo oggi, che verrà a completarsi verso la fine di ottobre, che è una linea di altissima tecnologia, estremamente performante, che ci consentirà di più che raddoppiare gli attuali volumi che l'azienda sta sviluppando. E saremo in grado di farlo perché il successo del pan piuma sta trainando tutto il business dell'azienda. Il nuovo impianto porterà infatti la capacità produttiva da 16 a 40 milioni di pezzi all'anno del prodotto di punta aziendale, con un aumento del 140%. Anche il numero dei dipendenti verrà aumentato di 30 unità, passando dalle attuali 50 a 80. Il nuovo impianto che Arte Bianca ha brevettato è un impianto che migliora le tecnologie che già erano identificative del prodotto stesso con la linea precedente, migliorandole ulteriormente. Allunghiamo ancora di più la lievitazione, il prodotto sarà estremamente rilassato e dandoci la possibilità di fare un ulteriore step qualitativo ulteriore, pur avendo già un livello che ritengo sia per la categoria il migliore a livello nazionale. E gli impianti sono tutti di ultima generazione, e sono tutte aziende italiane, eccezione fatta per la linea di cottura, che è una linea tedesca. Abbiamo cercato di valorizzare al massimo quello che è la nostra identità nazionale anche nella scelta dei fornitori. Quali saranno i prossimi passi aziendali? Arte Bianca ha un'idea chiara di dove vuole arrivare. Noi a livello nazionale, grazie all'avvento di questa nuova linea di produzione, desideriamo e vogliamo raggiungere un obiettivo ambizioso, che è quello di diventare leader assoluto a livello Italia, avendo una ponderata massima su ogni area geografica. Attualmente noi siamo leader di mercato assoluto in area 2 Nielsen e siamo tra i protagonisti in area 1. L'avvento di questo impianto ci permetterà di mettere nel panorama nazionale quei volumi che ci mancano per poter andare a coprire le rimanenti aree geografiche come da strategia. Inoltre, per ciò che concerne le vendite, la strategia per l'export, stiamo puntando tutto su una grande innovazione, che è quella del pane senza crosta biologico. Arte Bianca è la prima ed unica azienda in Europa a produrre pane senza crosta biologico. Abbiamo 7 item di biologico, siamo in assoluto gli unici nel panorama europeo, quindi la nostra strategia per l'Italia è di crescita di ponderata, utilizzando sia il successo di pan piuma della linea convenzionale e affiancato e supportato dai prodotti biologici. Per l'estero invece verte principalmente sul canale biologico. Tanti comunque i progetti ancora da realizzare nonostante i risultati già raggiunti per un'azienda che guarda sempre avanti. Questo è un anniversario ovviamente importante, ma che io penso che non sia un traguardo, ma bensì una nuova partenza. Un successo quello di Arte Bianca, che molti benefici ha portato anche al territorio, come spiega Simone Venturini, assessore del Comune di Venezia, intervenuto all'inaugurazione.
Sì, il nostro comune, il sindaco e l'amministrazione stanno scommettendo molto sulle aree produttive della nostra città, in particolare su quelle che in qualche modo rappresentano anche l'eccellenza per il territorio. Qui siamo in un'azienda che è storica perché nasce tanti anni fa, 50 anni fa, ma è un'azienda che ha creato con la città un legame particolare, un po' perché vende il prodotto tipico di Mestre che è il tramezzino, il pane per i tramezzini, e un po' perché ha saputo creare un legame col territorio importante, quindi non solo fatturato, che è sicuramente importante, non solo crescita sempre in doppia cifra, ma anche capacità di dialogare col territorio, investire nello sport ed essere un partner importante per l'amministrazione nello sviluppo del territorio.